Aggiornamento con le più importanti notizie di casa Inter. Torna uno dei format più richiesti qui su Passione Inter. Andiamo a condensare in pochi minuti le principali notizie del momento e vi porto anche degli aggiornamenti di calciomercato, perché ci sono delle novità di mercato che si collegano tra l'altro al tema centrale di questo nuovo episodio di oggi, ovvero la Supercoppa italiana, con tutte le novità di questo trofeo e le informazioni su questa coppa da seguire ovviamente qui con noi su Passione Inter. Ben ritrovati e ben ritrovate allora, amiche ed amici passioni interisti, in questo nuovo episodio. Vi invito subito a lasciare un mi piace e se non l'avete ancora fatto, lo sapete, dovete iscrivervi al canale. Mi raccomando, clic sul tasto iscriviti, così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti che vi portiamo ogni giorno sui nostri canali. Partiamo dalla Supercoppa italiana. Come funziona questa nuova Supercoppa italiana? Possiamo definirla così? E cosa dobbiamo aspettarci? Allora, si gioca in Arabia Saudita, a Riyadh per la precisione. Tutte le partite si disputeranno nel Al Awal Park Stadium, lo stadio dell'Al Nasser, la formazione che ha nelle proprie fila Brozovic e Cristiano Ronaldo. Vi mostro anche delle immagini esclusive che abbiamo tramite i nostri contatti direttamente allo stadio di Riyadh, ospiterà le partite di questa Supercoppa italiana, dove ci sono ancora a bordo campo dei rimasugli, diciamo, delle grafiche della Supercoppa spagnola che si è giocata sempre in questo stadio, una Supercoppa spagnola che è stata sicuramente più apprezzata dai locali rispetto a questa Supercoppa italiana, che invece è stata un po' snobbata. Visto che mancheranno squadre come Juventus e Milan, non c'è stato molto interesse nell'organizzare questo torneo, che doveva esserci inizialmente ad inizio gennaio, poi è stato spostato a queste date ufficializzate adesso, e si era pensato addirittura di spostarle ancora più avanti, con il rischio però che le partite poi arrivassero troppo a ridosso delle competizioni europee. Quindi la Supercoppa italiana alla fine si è deciso di collocarla in questo spazio e debutta in questo nuovo format con 4 squadre che partecipano, le vincitrici di campionato e Coppa Italia, più le seconde classificate in Serie A ed in Coppa Italia, che si affrontano quindi in semifinali secche più la finalissima. Da un lato del tabellone, per cui giovedì 18 gennaio alle ore 20 italiane si giocherà la sfida tra Napoli e Fiorentina, dall'altro lato invece venerdì 19 gennaio sempre alle ore 20 italiane si giocherà la nostra partita, quella tra Inter e Lazio. Lunedì 22 sempre alle ore 20 si giocherà, ecco, la finalissima tra le vincitrici delle semifinali, appunto. Tutte le partite saranno visibili in chiaro, quindi su Italia 1 la prima semifinale, le altre 2 partite saranno su Canale 5 e lo streaming gratis su Mediaset Infinity. Ricordo che non ci saranno supplementari, quindi in caso di arrivo in parità al 90°, alla fine dei tempi regolamentari, si andrà direttamente ai calci di rigore. Attenzione anche ai cartellini. Ha fatto molto discutere questa novità sui cartellini, però è una novità accettata da tutti e quindi va bene così. L'Inter ha Nicolò Barella diffidato in questo momento e se verrà ammonito in semifinale oppure in finale, la squalifica dovrà scontarla in campionato. Quindi Barella, in caso di ammonizione in semifinale o in finale, salterebbe la partita di campionato contro la Fiorentina al ritorno alla Supercoppa italiana, partita in cui mancherà anche Hakan Çalhanoğlu. Se un giocatore dovesse invece essere espulso in semifinale, salterà la finale. Se dovesse essere espulso in finale, chiaramente salta la partita in campionato successiva, che è la gara con la Fiorentina, più eventuali altre giornate di squalifica. Prima di parlare dell'aspetto economico di questo trofeo, che è uno dei più rilevanti, anche uno dei motivi per cui si va a giocare in Arabia Saudita con questo nuovo format, un breve punto su come ci arrivano le varie squadre a questa Supercoppa italiana. Partiamo chiaramente dall'Inter, molto velocemente, è prima in classifica, lo sappiamo tutti. Contro il Monza, secondo me, ha ridato dei segnali molto incoraggianti dal punto di vista fisico e del gioco. L'Inzaghi ha convocato tutti quanti, ad eccezione di Quadrado che è infortunato, quindi nella lista c'è anche Sensi, di cui parliamo tra poco per il mercato, c'è il nuovo arrivato Buchanan, rosa praticamente al completo, quindi può scegliere anche la propria formazione. L'Inter parte
con il favore del pronostico in questo momento, alla luce di quello che sta facendo fino a qui anche in campionato. In molti ho letto che vorrebbero fare un ampio turnover per concentrarsi maggiormente sul campionato, che è la vera priorità. Io credo che Inzaghi in realtà voglia andare in campo per vincere questa Supercoppa italiana, per confermarsi anzi campione in questo trofeo, non solo per motivi economici, che sicuramente sono importanti, ma è comunque intanto un trofeo che continua ad alimentare quell'abitudine a vincere. Poi credo abbia anche un'altra motivazione personale, perché vincendo la Supercoppa salirebbe a 5 Supercoppe italiane vinte e andrebbe a superare Capello e Lippi, per citare due nomi piuttosto importanti nella storia recente del calcio italiano. 5, c'è chi ha fatto meglio di Inzaghi da giocatore, Mkhitaryan, che in caso di vittoria arriverebbe addirittura ad 8 Supercoppe vinte in 5 campionati diversi, quindi anche Mkhitaryan magari ha questa motivazione extra. Quindi l'Inter va in campo per vincerla. Magari qualche minima rotazione, secondo me, dall'inizio contro la Lazio potrebbe anche esserci, non escludiamo, quindi non lo so, tipo un Frattesi magari da poter vedere dall'inizio in campo, visto che scalpita e sta bene. Ne sapremo però di più dopo i prossimi allenamenti pomeridiani, ne parleremo in diretta alle 19:30 con maggiori informazioni. Il problema, semmai, è che contro l'Inter, che parte un po' favorita, tutte le altre vorranno giocarsela al massimo, perché per loro in realtà questo è un obiettivo veramente importante e molto grande da centrare. E l'Inter in semifinale affronta la Lazio, che tra le squadre presenti per me è la squadra più pericolosa in assoluto in questo momento. Dopo la sconfitta contro l'Inter, per la Lazio è stato un po' un momento chiave, perché da lì in poi Sarri ha cambiato alcune cose, la Lazio ha vinto 5 partite su 5 tra Serie A e Coppa Italia, sta facendo molto bene, soprattutto in casa, ma non solo. E dicevo, il tecnico Sarri ha cambiato qualcosa anche dal punto di vista dell'atteggiamento, dal punto di vista tattico di questa squadra, che è più attenta, diciamo non va sempre alla ricerca del dominio dell'avversario, sa cedere anche nei giusti momenti il pallino del gioco alla squadra avversaria, attendere e ripartire. Ha visto anche la crescita di alcuni singoli come Guendouzi, che non ha fatto benissimo con Lecce, ma è diventato un giocatore molto importante in questo momento. C'è un uomo chiave su tutti, che è Felipe Anderson, per me un fedelissimo di Maurizio Sarri, è in grande forma. Hanno qualche problema di formazione, per cui Felipe Anderson dovrebbe giocare di nuovo da falso 9, quindi un ruolo un po' diverso rispetto a quando l'abbiamo affrontato, ma al netto di qualche acciacco, ecco, sicuramente stiamo per affrontare una Lazio che si trova nel miglior momento di forma di questa stagione. Discorso che invece non si può fare per il Napoli, sicuramente 4 punti nelle ultime 4 partite, 3 sono arrivati all'ultimo respiro con la Salernitana, ultima in classifica, quindi il gioco stenta, il Napoli un po' in difficoltà, stanno cercando di mettere qualche toppa adesso col mercato. Osimhen e Anghissà sono in Coppa d'Africa, Kvaratskhelia sta ricominciando a vedersi, forse questa è la prima nota positiva del Napoli di Mazzarri, quindi è una squadra sicuramente in difficoltà in questo momento. La Fiorentina pure non è ripartita benissimo in questo 2024, manca un po' di condizione, un po' di brillantezza a questa squadra, ha perso per infortunio qualche tempo fa un giocatore importantissimo come Nico Gonzalez, alcuni giocatori offensivi sono un po' in difficoltà, quindi Italiano sta pensando anche a qualche variazione con Beltran che sta cominciando a segnare, Zola potrebbe essergli affiancato e quindi potrebbero giocare insieme. Quindi se Italiano abbandona questo gioco sulle ali che era diventato un po' sterile, un po' prevedibile, può tornare ad essere una squadra pericolosa da tenere sotto osservazione. C'è da dire che per la Fiorentina un giocatore molto importante nell'economia del gioco è sicuramente il brasiliano Arthur in mezzo al campo, che non è al top della forma in questo momento. Questo è un po' il quadro, secondo me, delle squadre che partecipano a questa Supercoppa, che come dicevamo vale tanto anche dal punto di vista economico, perché le 2 semifinaliste ricevono anche in caso di sconfitta 1,6 milioni di euro, 5 milioni vanno alla finalista che verrà sconfitta, quindi alla seconda classificata, e 8 milioni andranno invece al vincitore di questo trofeo. Da quanto è trapelato, dentro l'Inter diciamo si sarebbero accordati anche per un ricco premio da distribuire alla squadra, che otterrebbe, da quello che è emerso, il 20% del premio della Supercoppa, scrivevano i quotidiani. Quindi se si vince la Supercoppa e arrivano 8 milioni, i giocatori si vanno a spartire circa 1,5 milioni come premio vittoria, a dimostrazione anche comunque del fatto che la società ci tiene e vuole stimolare i giocatori a dare il massimo per vincere questo trofeo. Il resto finirebbe nelle casse nerazzurre e può far comodo anche in ottica mercato, nel senso che Buchanan, visto che
è costato 7 milioni di euro più 3 di bonus, verrebbe quasi integralmente coperto da questa eventuale vittoria della Supercoppa. Buchanan, che pare essere destinato anche a rimanere di fatto l'unico acquisto dell'Inter in questo mercato invernale, l'unico piccolo spiraglio che rimane aperto riguarda l'attacco, dove lo abbiamo sempre detto fin dai primissimi giorni di gennaio, se deve succedere qualcosa succederà dopo la Supercoppa italiana, ovviamente. Al momento però all'Inter diciamo che continuano a smentirci, ad arrivarci smentite sul fatto che possano arrivare nuovi innesti, soprattutto per il reparto avanzato, ma così come non ci si aspetta di anticipare dei colpi programmati per l'estate di cui abbiamo già parlato, sia perché è difficile piazzare Sanchez, sia perché è difficile trovare un sostituto valido con poco budget a disposizione. Qualcosa si muove invece in uscita e per giugno. In uscita Sensi rimane in direzione Leicester, qualcuno parlava di trattativa congelata, in realtà non è del tutto così, nel senso che si attende che il Leicester concluda delle operazioni in uscita per fare un'offerta all'Inter e dopo la Supercoppa quindi credo che si entrerà nel vivo per questa cessione. Mentre in queste ore sono arrivate nuove conferme su Zielinski a parametro zero per l'estate all'Inter e anche per Mehdi Taremi. Ne abbiamo parlato nel contenuto di ieri che trovate sui nostri canali. Avevo aggiunto poi dei dettagli nella diretta delle 19:30. Qualche ora fa è arrivata anche una nuova conferma dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, che ha preannunciato di fatto che dopo la Coppa d'Asia, dove Taremi è impegnato con l'Iran, possa arrivare anche la chiusura con l'Inter per l'accordo con questo attaccante in scadenza di contratto con il Porto. Questo quindi anche un rapido aggiornamento di calciomercato con le notizie principali del momento. Testa la Supercoppa italiana adesso. Io personalmente ci tengo, non so voi che ne pensate, perché sento tanti discorsi, come dicevo prima, sull'opportunità di fare dei cambi per concentrarsi di più sul campionato. Io dopo l'eliminazione in Coppa Italia invece a questa Supercoppa ci tengo, ve lo dico sinceramente. Sarà un po' per il nuovo format, un po' perché perdere non fa mai bene, un po' anche perché perdere snobbando la Supercoppa credo andrebbe ad aggiungere ulteriore pressione, almeno dal punto di vista mediatico, a chi dice che bisogna vincere lo scudetto a tutti i costi. E quindi è una pressione che secondo me possiamo evitarci in questo momento, cercando di fare il massimo e poi facciamo parlare il campo. Fatemi sapere che ne pensate voi da questo punto di vista, vi aspetto nei commenti. Vi aspetto anche nel club di Passione Inter, sono ore molto importanti, stiamo per annunciare anche delle novità per quanto riguarda il club di Passione Inter su www.passioneinter.club. Se vi va di supportare il nostro progetto, se vi piace quello che facciamo e volete entrare a far parte di una grande community di interisti da tutto il mondo, fate un salto su passioneinter.club, date un'occhiata, entrate a far parte della nostra community. Giovedì torna il Watch Party, insieme ci guardiamo contenuti, partite, documentari, film a tema calcistico e passiamo un'altra serata insieme, quindi vi aspettiamo lì. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in podcast per chi ci segue per chi ci segue, trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast. Ce la facciamo, descrizione, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.